Video unboxing Wish. La qualità dei prodotti deluderà le mie aspettative? Scopriamolo insieme. Ciao fanciulli e fanciulle, bentornati sul mio canale Passione Creativa. Oggi video un pochino diverso, unboxing Wish. Vedete soltanto inquadrato un pacchetto in quanto è l'unico sigillato. Gli altri invece che ho ritirato appunto in un punto Wish erano senza confezione esterna, mentre invece altri li avevo già aperti ma mai usati. In totale sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodotti, ma senza divulgarci tanto in chiacchiere iniziamo subito. Primo pezzo: borsa lunch frigo, ritirato in un punto ritiro qui vicino a casa mia. Ho scelto la fantasia balena ed è questa. Apriamola. Beh, aperta così non so quanto possa mantenere freddo all'interno. È impossibile dargli una forma decente. No, niente, non ci riesco. Se vorrò utilizzarla così com'è, dovrò necessariamente applicare almeno un bottone qui di lato. Per il prezzo che l'ho pagata, 65 centesimi se non erro, 69 forse, una roba del genere. Va bene, ma come borsa frigo dubito fortemente. Acquistata sempre lo stesso giorno a soltanto 45 centesimi. Ta-da! Allora, innanzitutto andiamo ad aprirla. I ciondoli non sembrano affatto male e si incastrano. Impresa eroica, no. Solo che rispetto alla descrizione cambia il laccio. Lì c'è scritto laccio in ferro e qui invece questa specie di cordoncino. Vediamo un po'. Già iniziata ad arrugginirsi? Eh sì, è qui. Non so se, però è già iniziato qua. Ho comprato questa collana per i ciondoli perché voglio provare a fare uno stampo con il silicone e poi riprodurli io in resina. Vedremo cosa ne esce fuori. Comunque non male, se non fosse per la ruggine. Prossimo acquisto che però avevo aperto ma mai utilizzato: questi due contenitori in silicone per la resina. A guardarli così penso che vadano bene, anche perché l'interno è lucido. Qui è segnato realmente 100 ml. Questi acquistati gratis, pagato soltanto le spese di spedizione. Sono stufa di dover buttare ogni volta bicchieri di plastica per la resina. Questi invece posso riutilizzarli all'infinito, risvoltandosi posso buttare i residui una volta induriti. Sempre stesso genere, stampo per resina, questo stampo per anelli. Ora a guardarlo così sembra che vadano bene. L'interno non è la cosa più lucida che abbia visto, però vediamo un po' le misure. L'anello più piccolo dovrebbe essere da 15 mm, mentre invece quello più grande da 22. Qui corrisponde, e anche quello più grande. Prossimamente testerò questo stampo per la resina con i contenitori, quindi se non siete iscritti al canale fatelo, attivate la campanella in modo da non perdere il video in questione. Penultimo prodotto, voilà! La realtà è questa. Andiamo ad aprirlo. Il quadrante è abbastanza realistico, tende ad essere tagliente, tipo c'è che graffia insomma al bordo, assolutamente pessima rifinizione, vabbè. Gratis, non potevo aspettarmi di meglio. La cosa particolare è, non so se si muove la lancetta dei minuti, sarà che magari non è in funzione, comunque si muove in base a come muovo il quadrante. Non l'ho ancora messo in funzione, vediamo se funziona. 3, 2, 1.
funziona! E in effetti in funzione la lancetta dei minuti è ferma. Che rumore però! Il retro è molto graffiato. E il cinturino, dire che è di cartone è un complimento praticamente. Vabbè, queste due parti sono quelle più ridicole. Oltretutto qua è già semirotto. Però l'ho preso perché vorrei riciclarlo. Ed infine, cosa ci sarà nell'unico pacchetto chiuso? Altri pacchetti? No, in realtà dovrebbe essere un unico articolo, non so perché. Già sentirli così super economy, effettivamente. Questi li ho pagati sempre a punto ritiro insieme, 2 euro. Fustelle. No, devo dire, pensavo al tatto fossero state più piccole, invece no. Questo è l'alfabeto minuscolo. No, questa non me l'aspettavo. Cos'è? No! Vi faccio capire perché sono così, tra virgolette, arrabbiata. Quando praticamente ho fatto quest'ordine, all'interno, come potete vedere nelle immagini, doveva esserci sia l'alfabeto minuscolo che quello maiuscolo. Quindi la mia sorpresa nel trovare questo, che non so neanche che cos'è. Cos'è? Ma dovrebbe essere un centrino? Dire che puzza è... No! Beh, io con i miei lavori non ho problemi perché in qualche modo lo riutilizzo e anche facilmente, dopo averlo lavato naturalmente. Devo dire, non è male, però non è affatto quello che mi aspettavo. E nulla, fanciulle e fanciulli, come avete potuto vedere questi sono stati i miei piccoli acquisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ma soprattutto se non volete perdervi i video in cui vi mostro cosa ne faccio di queste cose, vi consiglio di iscrivervi al canale, attivate la campanella, pollice in su se il video vi è piaciuto e un grande bacio a tutti voi. Ciao e grazie di essere stati con me fino a questo punto.